Benvenuti a tutti quanti per questa nuovissima puntata di Share. Oggi abbiamo un ospite molto speciale che si chiama Laura Motta. Ciao Laura! Viva, ciao! Come sempre vogliamo un po' condividere le storie, le esperienze, appunto il percorso di studi per avere appunto una chiacchierata informale su quello che è un po' la loro storia. Quindi Laura, partiamo subito. Parlaci un po' del tuo percorso formativo, dove sei nata, non so, raccontaci un po' di te. Allora, io sono una pugliese di adozione sabauda, sono nata a Taranto, noi ci siamo trasferiti in Piemonte che ero molto piccola, avevo pochi mesi, 7 mesi. Sono comunque però molto legata alle mie tradizioni, alle mie radici. E ho una nonna 96enne che vive ancora a Taranto. 96 anni? Nonostante Taranto, nonostante l'Ilva, nonostante tutto. Lei utilizza Teams? No, sto scherzando. Assolutamente no. Infatti quando chiedo alla mia nonna che lavoro fatto a nipote dice internet. Tu sei anche sempre stata un po' la tecnica di casa. Certo, la super tecnologica, quella che programmava il videoregistratore. Sì. A casa mia, se il computer non andava, se internet non andava, cioè io, Davide. Certo, sì, anche mio padre mi telefona sempre, no? Anche adesso? Cellulare, certo, dove non va sul cellulare, qualche configurazione da fare. Torino comunque mi ha adottata sia come percorsi di studio e come percorso lavorativo. Mi sono diplomata al liceo linguistico, non sono mai stata molto portata per le materie scientifiche e mi sono laureata in semiologia del cinema e degli audiovisivi. Durante i corsi universitari ho fatto un esame di informatica, uno solo, in cui bisognava costruire un sito web. Allora non esistevano wireframe, niente, quindi si lavorava proprio in HTML base, l'HTML1. E ho scoperto questo codice alfanumerico che era comunque un linguaggio ed essendo io appassionato di lingua, appunto di semiotica, mi ci sono innamorato. E quindi ho deciso che dopo il percorso universitario potevo intraprendere tranquillamente la carriera di sviluppatrice web. Ho cominciato con la pubblica amministrazione, poi sono approdata alle grandi web agency di editoria web italiane. Allora, se potessi dare un consiglio alle giovani donne che si stanno affacciando nel mondo lavorativo, da quella più timidina che ha paura anche della sua ombra a quella più forte e spavalda, no? Qual è un incoraggiamento che vorresti passargli? Di credere in se stessi, di non aver mai paura di dire le cose. Nella vita si sbaglia, ma insomma si impara e si va avanti. Di non farne mai un dramma, no fear, senza paura. Assolutamente senza paura e che possibilmente con un bel sorriso, che poi lo fa sempre. Come spieghi il tuo lavoro alle persone che non sanno cosa fai? Non lo spiego. Che lavoro fai? Non lo spiego. Allora. Esatto, ma sì, ormai no, siamo tutti multitasking, abbiamo diverse competenze, è difficile, o sei veramente un medico, un avvocato, o comunque un ingegnere di un certo tipo e quindi hai una tua specificità nell'ambito in cui lavoro io, in cui lavoriamo noi, insomma è facile poter toccare tematiche che sono diverse. Quanto è stato importante per te essere sempre aggiornata, diciamo? È fondamentale essere sempre aggiornati, essere sempre sul pezzo, non farsi trovare impreparati. Adesso poi questo nel nostro ambito, no? Sulle nuove tecnologie, su dove stanno, qual è la direzione in generale, no? Come si muove il mondo del lavoro per essere sempre al passo coi tempi. Qual è stato il tuo primo lavoro, la tua prima esperienza lavorativa? Allora, guarda, sono cresciuto in una famiglia in cui qualsiasi cosa te la dovevi guadagnare. Vuoi fare le vacanze, vuoi quel paio di scarpe, vuoi questo, devi lavorare. Mia madre aveva un'impresa di pulizia e io già al liceo, durante le vacanze estive, aiutavo mia madre con l'impresa di pulizia. Durante l'università, proprio grazie al fatto che ho una passione smodata per la cucina, invece ho sempre fatto le stagioni, soprattutto all'Isola d'Elba, come aiuto cuoco. Quindi durante gli anni universitari tutte le estate andavo all'Isola d'Elba a lavorare in un resort come aiuto cuoco ed è stata un'esperienza bellissima. Lavoravi 14 ore al giorno, eri stanco morto, se lavoravi 7 su 7, poi insomma la cucina è una brigata, no? È un grosso team,
bisogna fare squadra per forza, se no non si arriva da nessuna parte. Insomma, devo dire che proprio lì che ho imparato il lavoro di squadra. Ma allora, questa passione, questa grande passione che hai per la cucina, allora, prima di tutto, il cibo che preferisci cucinare? La cucina della tradizione, quella che mi ha insegnato la mia nonna. Mi piace fare la pasta fatta in casa, quindi orecchiette, strascinati, lasagne. Hai mai pensato di fare proprio tu un corso, un video su YouTube, non lo so, qualcosa? Ho un blog di cucina, in cui rivisito le ricette della tradizione in modo, passami il termine, salutistico. Infatti il blog si chiama Mangiare Dimagrendo. E adesso sto sperimentando i piccoli video tutorial, ne ho appena fatto uno su come si fanno le orecchiette, vediamo. A livello di passioni, come ne hai già citate alcune, sei veramente full. Allora, io sono una persona estremamente pigra, cioè diciamolo proprio chiaramente, per me il top di gamma è farmi un weekend a fare niente, io sono specializzata nel fare niente e mi viene benissimo. Hai proprio una certificazione per esatto, io sono massima specialista in questo e nel fare niente ovviamente ci entra dentro tutto un mondo, tra cui appunto in assoluto il cucinare. Cucinare è per me l'attività più rilassante di tutte. Le serie televisive, leggo anche molto, musica, suonavo, adesso suono sempre meno. Cosa suoni? Il sassofono. Ah. Gli strumenti ad ancia in generale, il sassofono e il clarinetto. Cavolo, sei piena di risorse. Sì, tutte cose che si possono fare sul divano. Passione da divano, una nuova serie. Sì, assolutamente. Faccio un sacco di cose, ma Voglio ricordare a tutti che abbiamo anche altre puntate di Share che potete trovare su tutti i nostri canali. Vi invito a iscrivervi su tutti i nostri social. Laura, io ti voglio ringraziare tantissimo e ti saluto e ringrazio voi che ci avete ascoltato. Alla prossima. Ciao Laura! Ciao!